Bentornati su Terra Amara. Anticipazioni delle puntate dal 14 al 16 novembre. Nella sede dell'impresa Yaman, Demir e Unkar stanno discutendo su ciò che ha riferito loro Shermin, ossia che Zuleia quel giorno scapperà a Istanbul, quando la stessa Shermin telefona per avvertirli che la ragazza ha già lasciato la villa con il bambino. Allora Demir e sua madre si recano subito all'aeroporto di Adana per intercettare Zuleia e come arrivano vedono Ilmas in procinto di partire per Istanbul. Zuleia però non si vede e non arriva, allora decidono di tornare alla villa sperando di trovarla lì. Arrivati a casa non trovano Zuleia e il bambino, ma Shermin che ripete le sue accuse. In quel momento però arriva una telefonata per un car da parte della moglie di Genco, che la informa che Zuleia è a casa sua e che aspettano anche lei e Demir vadano a cena da loro. Quando dopo la cena, a casa di Genco, Demir e Zuleia tornano alla villa, questa gli dice che non si fida di Shermin e che lei non vuole scappare, ma che non sopporta che lui non si fidi di lei. Demir le dice che lui impazzisce al solo pensiero che lei voglia andarsene, ma che si fida e le chiede scusa. Più tardi, Unkar dice a Demir che devono far ritornare Gaffur alla villa perché è bene tenere vicini i nemici per controllarli. Demir le dice che se lo facesse perderebbe credibilità, ma la madre lo rassicura dicendo che ci penserà lei a fare in modo che Gaffur non possa parlare. Poi Sebahattin va da Demir e gli dice che quel giorno ci sarà l'udienza di divorzio da Sharmin. Demir gli dice che non lo permetterà perché non vuole che si sparli della cugina, ma lui gli ribatte che non vuole rovinarsi la vita per lei. Vengono interrotti da un operaio che avvisa Sebahattin che Fadik ha avuto un incidente e ha un piede schiacciato da un trattore. Subito, insieme a Demir, si reca dalla ragazza e la porta in ospedale. Più tardi Unkar dice a Demir che una volta uscita dall'ospedale, Fadik avrà il piede ancora infortunato e allora può tornare alla villa perché è sicura che abbia imparato la lezione. Ilmas è tornato da Istanbul e va da Fekeli e gli dice di aver trovato un importante imprenditore che vuole comprare il loro cotone e che daranno lavoro a tutta Ciukurova. Ad Adana si svolge un'asta di beneficenza organizzata da Unkar, a cui partecipano tutti i notabili del paese. Si presenta anche Fekeli, che dice ad Unkar di voler dare il suo contributo. Quando Fekeli incontra Unkar, le porge la mano e lei, esitando, la stringe, mentre tutti li guardano. Inizia l'asta e tra i vari oggetti viene presentato un bellissimo cuscino ricamato da Zuleia. Ci sono varie offerte, tra cui quella di Demir che sta per aggiudicarselo per 200 lire, quando all'improvviso entra il Mas che offre 5.000 lire. Demir, irritato, sta per rilanciare l'offerta quando viene bloccato dalla madre, che gli fa notare che li stanno guardando tutti, e così il cuscino viene aggiudicato a Mas. Tornato a casa, Demir chiede alla madre perché ha permesso che Fekeli e il Mas fossero presenti. Lei risponde che avevano comprato 50 biglietti e non poteva opporsi. Allora le chiede come abbia potuto stringere la mano a Fekeli, che ha ucciso suo padre, e lei gli dice che ha voluto evitare uno scandalo, dato che tutti pensano che abbia scontato la sua pena ed è stimato e rispettato. Poi gli dice che ha impedito che rilanciasse l'offerta per il cuscino perché né lui né il Mas si sarebbero fermati e la gente avrebbe iniziato a incuriosirsi e a sparlare. Demir le risponde che non permetterà che il Mas lo tenga con sé. Dopo l'asta, Unkar e Fekeli si incontrano e lei gli chiede per quale motivo sia tornato ad Adana. Lui le risponde che vuole ricominciare e vivere nel posto in cui è nato. Allora lei gli chiede se è tornato per vendicarsi, ma lui nega, dicendole che ha perdonato. Ma Unkar gli fa notare che se non se ne va insieme ad Ilmas ci saranno grossi guai. Poi gli dice che lui ha ucciso suo marito e lei lo ha perdonato, ma se è vero che esiste un'altra verità sulla sua morte, glielo deve dire. Fekeli le ribatte che la verità la deve scoprire da sola, perché se gliela dicesse lui, lei non ci crederebbe.
quindi le ribadisce che lui e il Mas non se ne andranno. Quando Onkar torna a casa trova Demir che la aspetta e le chiede perché è andata a parlare con l'assassino di suo padre, dimenticando l'onore e l'orgoglio. Onkar gli risponde che conosce Fekeli da tanto tempo e che lui è ossessionato dalla verità sulla morte di Adnan e le ha chiesto di cercarla. Demir si arrabbia e le dice che se esistesse un'altra verità gliel'avrebbe detta. Onkar è piena di dubbi e gli chiede se l'omicidio si fosse svolto in modo diverso, perché lei vorrebbe conoscere la verità. Demir le risponde che la sola verità è che Fekeli ha ucciso suo padre. Quando Fekeli torna a casa, dice il Mas che Onkar gli ha chiesto di andarsene, ma lui non lo farà mai, ma di averle chiesto di scoprire la verità sulla morte del marito. Nel frattempo ad Istanbul, in un elegante ristorante, la dottoressa Mujgan è a cena con il padre, famoso medico, e qui lei le comunica che andrà a lavorare ad Adana. Il padre non è d'accordo che lei si allontani e le chiede di rimanere a lavorare nel loro ospedale, molto più prestigioso di quello di un piccolo paese, ma lei gli dice che ha già deciso e di non preoccuparsi per lei. Lui le ribatte che si pentirà della sua scelta. Il mattino successivo, mentre la famiglia Yaman sta facendo colazione, Demir riceve un pacco con dentro il cuscino ricamato da Zuleia. Demir si arrabbia dicendo che il Mas sta giocando con lui e brucia il cuscino. Zuleia guarda la scena sconcertata. Nel frattempo il Mas è alla sua fabbrica e sta organizzandosi per l'arrivo dell'importante imprenditore di Istanbul, che andrà da lui per firmare il contratto di acquisto del cotone. Poi il Mas parla con Fekeli e gli dice di aver rimandato a Demir il cuscino per dimostrargli che per lui non ha nessun valore. Fekeli gli chiede se è vero e lui gli dice che l'amore che prova non ha importanza per Zuleia. Demir è con Genco e gli spiega che durante l'asta la madre gli ha impedito di giocare al rialzo con il Mas per il cuscino di Zuleia per evitare chiacchiere, ma che si vendicherà di lui. Intanto Onkar ordina a Gaffur di andare ad Adana a prenderle un pacco presso un fabbro e di andarci con l'autobus per non farsi vedere da Demir. Poi lo rassicura che quella sera cercherà di convincere il figlio a farlo tornare a lavorare alla villa. Così si chiudono le anticipazioni dal 14 al 16 novembre. Iscrivetevi al canale e rimanete sintonizzati perché presto usciranno nuovi video di anticipazione.